La neutralità climatica, il suo raggiungimento, cioè arrivare all'obiettivo di avere zero emissioni, una compensazione delle emissioni dei gas serra, è uno dei maggiori obiettivi che dobbiamo raggiungere. È uno degli obiettivi che si stanno dando gli Stati nelle varie conferenze tra le parti, con gli accordi di Parigi, perché poi tutti quanti possiamo vivere in un ambiente più salubre e a meno rischio. L'innalzamento delle temperature è una delle realtà che stiamo affrontando tutti quanti. Le sue conseguenze sono un disastro, ma noi abbiamo altresì metodologie e conoscenze che ci potranno permettere di limitare queste conseguenze dannose per l'ecosistema e per l'essere umano. Noi viviamo in questo mondo, dobbiamo cercare di proteggerlo, dobbiamo cercare di sviluppare, di avviarci quindi a una transizione che utilizzi energie con impatto zero o quantomeno il più basso possibile su quelle che possono essere poi delle conseguenze che impattano su tutto il nostro ambiente. Pertanto una transizione energetica noi già in passato l'abbiamo affrontato. Quando c'è stata la rivoluzione industriale si è abbandonato il legno e lo si è sostituito con il carbone. Poi si è passato a quella che è un'energia importante come quella dell'energia atomica. Adesso abbiamo energia eolica, idrica, tante altre forme che hanno impatto zero sull'ambiente, ma a questo dobbiamo pensare di unire anche la possibilità di utilizzare i serbatoi già naturali che sono i nostri boschi, le foreste, le zone umide, per immagazzinare anidride carbonica, per bloccare questa enorme espansione che l'attività industriale, le attività umane stanno avendo appunto con le emissioni dei gas serra. A questo punto cosa è importante? È importante la conoscenza delle tecnologie che sono in continua evoluzione, la conoscenza anche di quelle pratiche agronomiche, selvicolturali che sono virtuose perché sono più favorevoli all'ambiente. La conoscenza che è lo scopo appunto di questo corso, condividere, compartire quello che è un nostro know-how, quello che sono le nostre best practice, anche perché pure in attività come possono essere le missioni di peacekeeping che sono svolte dai nostri militari oppure dalle agenzie, noi dobbiamo avere impatto zero. Noi dobbiamo proteggere il nostro mondo. All'interno del Centro di Eccellenza per la tutela ambientale dell'Arma dei Carabinieri vi sarà pertanto offerta la possibilità di un corso in cui venire a conoscenza di quelle che possono essere le best practice attuate dall'Arma dei Carabinieri, ma condividere quello che sono le conoscenze del mondo scientifico, le novità e anche la vostra esperienza.